don'ts, che tradotto significa cose da non fare. Ciao, sono Chris, benvenuti. In questo video vi voglio raccontare quali sono le 10 più una cose da non fare negli Stati Uniti e con gli americani. Non toccare e non entrare nella zona privata degli americani, o meglio, mi spiego, a noi italiani e a molte altre culture piace quando ci si incontra baciarsi, abbracciarsi o comunque toccarsi. E bene, questa cosa non è da fare in America. Non parlate agli americani di chili, litri e chilometri. Gli americani parlano di libre, once e miglia. Questo potrebbe creare grossissimi problemi di comunicazione, ma soprattutto grossissimi fraintendimenti. Poi se volete distruggere immediatamente una conversazione, parlate subito di americano medio. Questo chiuderà immediatamente la conversazione. Sì, perché per gli americani l'americano medio non esiste. Non si può fare una media di un americano dell'Oklahoma con uno della Florida, con uno della California, uno dello stato di New York, uno dell'Illinois. No, non esiste. Non parlate mai di americano medio. Se non avete 21 anni, in America non potete ordinare, consumare e comprare alcolici, ristoranti, bar e supermercati. Ma ogni tanto, anche se la vostra età fosse superiore a 21 anni, preparatevi, potreste essere rimbalzati, perché in alcuni posti, ad esempio la catena di supermercati Kroger, comprando alcolici e mostrando un documento non americano o non internazionale come il passaporto, potrebbe non essere accettato. Semplicemente e banalmente, in alcuni casi, per la data scritta in modo diverso. In Europa giorno, mese, anno, in America mese, giorno, anno. Cin cin. Uscire dal ristorante o da un luogo pubblico e fermarsi e magari accendere una sigaretta può sembrare una cosa normale. Bene, negli Stati Uniti non è una cosa da fare senza pensarci bene. Non si può fumare dove si vuole, ci sono degli spazi appositi, questo ovviamente soprattutto nelle grandi città e dove c'è tantissima gente, ma non è assolutamente normale uscire, prendere il pacchetto di sigarette e accendersi una sigaretta. No, non è da fare. Non parlare di politica con un americano, o meglio, non parlarne liberamente, soprattutto se non sei americano. Non è assolutamente un argomento facile e non è un argomento per cui gli americani tendono ad aprirsi serenamente. Questo vale anche per il discorso armi. No, non se ne parla. In America assolutamente non bisogna sottovalutare gli spazi, le dimensioni, la grandezza delle città e i tempi necessari per gli spostamenti. Tanto per darvi un'idea, muoversi da New York a Los Angeles vuol dire occupare 6 ore di volo. Muoversi da Los Angeles a Las Vegas, 4 ore di macchina. Muoversi da Las Vegas a San Francisco ci sono 9 ore d'auto. Percorrere tutta la quinta strada di New York può voler dire investire anche un'ora di camminata. E se da Starbucks avete davanti a voi poche persone, può voler dire anche un'attesa di 20 minuti. Per un caffè non sottovalutate dimensioni, tempi e distanze negli Stati Uniti. Alla fine non pagherai mai il prezzo che vedrai esposto sul menù o sul cartellino di un prodotto.
Questo è dovuto alle tasse. La cosa curiosa è che nella stessa catena, lo stesso prodotto che magari sul bancone avrà lo stesso prezzo, lo pagherai diverso nelle diverse città, perché le tasse sono diverse per ogni stato. Non dimenticatevi di lasciare la mancia. Tra il 15 e il 20% è quanto viene suggerito per la mancia per il cameriere. E quindi se a fine cena, quando vedrete il conto, inizierete a pensare che ma $10 sono sufficienti, beh, non funziona proprio così. Potete anche non lasciare la mancia, ma diciamo che forse fossi in voi non tornerei in quel ristorante. Un modo per lasciare un po' meno mancia è magari quella di lasciarla in contanti. Last but not the least, non venire mai negli Stati Uniti senza un'assicurazione medica. Questo è il punto più importante secondo me, anche perché è il più piccolo degli imprevisti, risolvibile magari in poco tempo in un ospedale, al momento del conto può diventare veramente una motivazione per avere un grosso infarto. Quindi, anche se per pochissimo tempo, assicurazione medica. Eccoci arrivati alla fine dei 10 don'ts. Ve ne ho promessi 10 più 1. E hi, how are you? How are you doing? How is going? Non sono modi per chiederti come stai, ma vi dirò di più di questo argomento in un video che uscirà fra poco. Spero il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, un mi piace è sempre apprezzato, iscrivetevi al canale, in questo caso non è nella parte delle cose da non fare, ma nelle parti delle cose da fare, grazie, e ci vediamo presto in un altro video.